troviamo a Pessione, provincia di Torino, paesino piemontese famoso per essere la sede della Martini, sede storica della Martini Rossi. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi volevo mostrarvi il supporto per cellulari della Givi montato sul Burgman 650. Il supporto si presenta molto bene, è compatto, ben rifinito, ottimi materiali e l'aggancio è decisamente comodo perché attraverso un tasto si può staccare e attaccare il supporto . Diciamo, il supporto è fatto in plastica, quindi apparentemente non dà una sensazione di grande robustezza, però tutto sommato direi che nel complesso è decisamente affidabile. In più all'interno della custodia è anche presente un laccio che serve come sicurezza, lo si aggancia qua sotto, c'è un gancio sul supporto e poi lo potete bloccare da qualche parte sulla moto o sullo scooter, in modo che se dovesse sganciarsi inavvertitamente il supporto questo non venga perso o danneggiato, perché comunque rimarrebbe attaccato alla moto. Quindi il supporto nel complesso ottimo. All'interno vi dicevo c'è questo lancetto, in più è anche presente una custodia impermeabile che copre completamente tutto il supporto e quindi diciamo rende impermeabile sia il supporto, ma a questo punto riesce a coprire anche gli attacchi dei cavi, che in altri tipi di supporti impermeabili questi rimangono scoperti, perché la custodia impermeabile copre tutto il cellulare, ma l'attacco USB ovviamente per poter attaccare il cavetto rimane scoperto e quindi da lì eventuali infiltrazioni di acqua potrebbero passare e danneggiare il cellulare. In questo modo invece, attraverso questa copertura, una protezione che copre tutto, ripeto, completamente il case, abbiamo una maggiore tenuta dall'acqua e anche sicurezza. Quindi diciamo che a livello di sicurezza e costruzione questo supporto è veramente ottimo. Ed è anche stabile, perché comunque anche a velocità diciamo sostenuta, diciamo le vibrazioni sono minime e di conseguenza risulta anche leggibile il quadrante anche a velocità più sostenute. Inoltre c'è questa sporgenza che copre in alto lo schermo e quindi fa un po' da parasole, che aumenta la visibilità del cellulare. Io ho usato altri supporti che erano diciamo erano su misura per il tipo di cellulare, quindi si calzavano alla perfezione ed era una specie di custodia per il cellulare, che però avevano lo svantaggio di, non avendo questo specie di cupolino, avevano lo svantaggio che quando c'era il sole questo faceva riflesso e non si vedeva assolutamente niente. Qui invece la visibilità è buona, è decisamente buona. Volevo invece raccontarvi di alcuni svantaggi rispetto ad altri supporti. I supporti su misura per questo tipo di cellulari hanno la possibilità di permettere la lettura anche delle impronte digitali, nonostante siano supporti impermeabili, quindi hanno una membrana sul tasto che protegge dall'acqua il cellulare, ma allo stesso tempo permette di riconoscere le impronte digitali. Ecco, in questo cellulare questa cosa qui
diciamo va a morire, quindi se avete lo sblocco tramite impronte questo non può essere utilizzato. Certo è che se togliamo lo sblocco con le impronte e abbiamo invece in alternativa lo sblocco con un codice, una password, è parecchio scomodo tutte le volte che dobbiamo sbloccare il cellulare dover digitare la password, anche perché comunque il supporto non è incollato, nonostante ci siano dei tiranti che lo tengono molto vicino alla parte in plastica, comunque non è perfettamente attaccato alla parte di protezione in plastica trasparente, quindi digitare non è proprio comodissimo. Quindi il consiglio è utilizzare lo sblocco attraverso dei dispositivi Bluetooth che avete associato al cellulare e che quindi determinano il fatto che, come ad esempio la macchina, no? Quando io il cellulare lo porto in macchina, riconosce che c'è via Bluetooth l'accoppiamento con la macchina e da lì in poi lui si sblocca senza dover necessariamente mettere le impronte digitali. Qui direi che conviene usare lo stesso metodo. Nel mio caso uso un auricolare per casco che è Bluetooth e si attacca al cellulare, permette di ricevere conversazioni telefoniche anche in viaggio, e di conseguenza accoppiando il cellulare a questo dispositivo è possibile in sicurezza, perché comunque se dovessi staccare il cellulare diciamo dovesse essere rubato il cellulare, una volta che esce dal raggio d'azione del Bluetooth lo sblocco nuovamente si ripristina con le impronte digitali. Quindi mantenendo il livello di sicurezza adeguato, però vi evitate tutte le volte di dover digitare la password per sbloccare il cellulare. Quindi è assolutamente consigliato l'accoppiamento a un dispositivo Bluetooth quando lo mettete nel supporto, prima di metterlo nel supporto, perché vi accorgerete già la prima volta che dovete inserire la password che è una rottura senza fine. Quindi primo punto, considerate anche che viaggiando in moto con i guanti, le impronte digitali è praticamente impossibile utilizzarle. L'altro neo che ho trovato in questa custodia, il primo è relativamente importante, il fatto dello sblocco senza impronte potrebbe non essere un'opzione importante, perché usando i guanti è difficile proprio usarlo di per sé, quindi molto meglio lo sblocco tramite dispositivo Bluetooth accoppiato. L'altro neo invece che ho trovato è il fatto che abbia l'apertura per far passare i cavi USB che alimenteranno poi il cellulare durante la marcia, e sono posti in basso al centro della custodia, che la custodia ha è abbastanza spessa, non è proprio una silhouette, e che può essere intorno a 2,5-3 cm più o meno di spessore. Considerate invece che il cellulare deve necessariamente essere attaccato alla pellicola trasparente e di conseguenza si trova in una posizione molto alta, non al centro della custodia, ma si trova nell'estremo della custodia, e siccome il foro per far passare il cavo è messo al centro, questo fa sì che il cavo, una volta attaccato al cellulare, abbia una posizione naturale, tenda a piegarsi, quindi si rischia di spezzare il cavetto USB. Questo è il motivo anche per il quale ho preferito mettere il cellulare in una posizione molto elevata, quindi che la parte
inferiore del cellulare avesse parecchio spazio rispetto al bordo della custodia, in modo che questa posizione naturale del cavetto, questa pressione che c'è dovuta al taglio per il passaggio del cavo, diciamo abbia meno pressione possibile sull'attacco USB. Considerate che comunque gli attacchi USB, diciamo l'estremità è dura, non è il cavo, c'ha comunque il connettore che è un pezzo di plastica duro, quindi lì non c'è possibilità di fletterlo. Quindi questo taglio che hanno fatto secondo me è proprio sbagliato, doveva essere messo il taglio vicino sull'estremità, vicino alla pellicola trasparente, perché altrimenti questo povero cavo si rischia di rompere. Infatti sto pensando di porre un taglio alla custodia, mi spiace perché io tendenzialmente non mi piace fare tagli o cambiare, modificare, anche perché poi si rischia con questo taglio di fare dei danni e poi si allargano, o comunque il supporto perde le sue caratteristiche originali. Però ora che dovrò farlo necessariamente, perché altrimenti rischio di spezzare il cavetto USB. Tiriamo le conclusioni. Ottimo prodotto, comodissimo nell'aggancio e sgancio, sicuro, stabile, permette un utilizzo anche con la pioggia. Potrebbe essere perfetto se solo avessi un passaggio per il cavetto di alimentazione in una posizione migliore. Se il video ti è piaciuto, metti un pollice in su e iscriviti al canale. Al prossimo video, ciao!